Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vedremo la smerigliatrice multifunzione ricaricabile con batteria da 12 volt della Parkside, comprata a Lidl il 22 dicembre 2022 a 29,99 €, venduta senza batteria e senza caricabatteria. È la prima volta che viene proposta, almeno in Italia, 12 volt. C'è un modello 20 volt, però è rotorbitale, comunque è orbitale. Questa invece è una smerigliatrice a delta, molto più interessante per certi versi. Quindi guardiamola per bene da vicino, vediamo come funziona, anche se io in realtà già ho fatto alcuni test. Ma prima voglio ricordarvi di iscrivervi al mio canale e vi ricordo che è gratuito, quindi basta cliccare sul tastino iscriviti, rimarrete aggiornati quando ci saranno nuovi video e mi aiuterete a fare crescere questo canale. Quindi mettiamo il prodotto sul bancone e guardiamolo. Prima di cominciare quindi di fare questo finto unboxing, guardiamo anche la confezione esternamente. Quindi abbiamo l'illustrazione del prodotto, come vedete raffigurato e specificato più volte che senza batterie e senza caricabatterie. Troverete le batterie in vendita lo stesso giorno in cui escono i prodotti a batteria, anche se non sempre. Comunque questa volta erano disponibili, quindi le stesse batterie sono compatibili con diversi utensili, sempre della linea X12 V-Team. Troviamo alcuni accessori e la carta è a velcro, quindi non è adesiva, facilissima da applicare e da rimuovere. Nella parte posteriore troviamo alcune informazioni tecniche. Allora, guardiamo la parte in italiano: massima efficacia anche nei punti difficili da raggiungere grazie alla forma appuntita, indicatore del livello di carica batteria su 3 livelli con 3 LED di colori differenti, l'impugnatura ergonomica con un soft grip, quindi un'impugnatura antiscivolo, facile sostituzione della carta come vi dicevo poco fa grazie al sistema a strappo, e la funzione di aspirazione integrata, questa volta molto intelligente come funzionamento. Accessori in dotazione: carta abrasiva con diversi tipi di grana, è tutto contenuto all'interno di questa pratica valigetta che sicuramente non è resistentissima, ma ci aiuta nel conservare il nostro articolo quando non lo utilizziamo e a trasportarla da un punto all'altro. Nella parte bassa non abbiamo delle cerniere, ma è semplicemente plastica che con l'utilizzo a poco potrebbe anche danneggiarsi, però comunque svolge bene la sua funzione. Per quanto riguarda la resistenza, insomma, come vedete non è assolutamente molto resistente. Abbiamo davanti queste due aperture, l'impugnatura per trasportarla. Una volta aperta troviamo il nostro prodotto, scusatemi se è sporco, e alcuni accessori. Nella parte alta, a proposito di accessori, troviamo il manuale di istruzioni, che come sempre va letto e va conservato, oppure che ci sono delle informazioni che poi voi non leggete. Per esempio, una delle informazioni importanti che trovate è come si può ordinare una batteria, scritto in più lingue. Ci sono tutte le informazioni per poterla acquistare nel caso in cui trovate l'attrezzo senza la batteria e non avete altre a casa. Quindi tante informazioni ovviamente sull'utilizzo e le caratteristiche tecniche. Guardiamo quindi queste caratteristiche tecniche, vediamo la velocità eccetera. E allora abbiamo detto che ha una tensione nominale di 12 volt in corrente continua, 11.000 giri al minuto ovviamente a vuoto e 22.000 oscillazioni al minuto. La batteria è della linea X12 V-Team e si possono utilizzare le batterie sia da 2 che da 4 Ah. E queste erano le caratteristiche tecniche più importanti. Adesso guardiamo il prodotto, che in realtà troverete all'interno della confezione senza batteria, come detto più volte. Sulla parte superiore abbiamo l'impugnatura, è anche ben sagomata, con questa parte che accoglie pure il pollice. Il tastino di accensione e spegnimento si trova nella parte frontale e non ha il tasto con on e off, ma è semplicemente un tastino a pressione, quindi ovunque lo premiamo lo accenderemo e la spegneremo con facilità. Questo, come avete visto, è l'alloggiamento per la batteria. Nella parte bassa troviamo invece l'alloggiamento per la carta abrasiva, che come vi dicevo va applicata semplicemente con questo velcro. Questo invece è l'alloggiamento per l'adattatore per l'aspirapolvere, quindi è un tappo che va rimosso in questo modo e poi al suo interno va inserito questo, al quale poi si collega l'aspirapolvere. Molto comodo, effettivamente studiato in modo intelligente, perché non abbiamo degli ingombri eccessivi e quando non ci serve basta mettere il tappo e si utilizza in questo modo. Ora però inseriamo di nuovo la batteria e vi faccio sentire il suo rumore, facendovi notare tra l'altro che se lasciate il tastino premuto, allora in quel caso inserendo la batteria si avvierà immediatamente, quindi fate attenzione, ricordatevi di spegnerla e non premere il tastino giocherellando, anche se non è un utensile pericoloso, però comunque dovete sapere che si avvia appena inserite la batteria. Tra l'altro non ha nemmeno la regolazione della velocità, quindi velocità fissa, e effettivamente c'è ben poco da dire, se non un particolare che ho apprezzato tantissimo, cioè l'accessorio che viene dato in dotazione permette di applicare per bene la carta abrasiva con molta precisione, e bisogna fare in modo che queste due sporgenze entrino all'interno di questi due fori. Dopodiché si impugna in questo modo, facendo combaciare le due sporgenze con i fori presenti sulla base. In questo modo basta rilasciare e si applica in modo preciso in un secondo, quindi molto pratico, perché a volte può succedere che i fori non combacino, invece guardate,
combaciano perfettamente, almeno sulla parte alta. Sulla parte bassa ho avuto un po' di fretta, ma anche così comunque va bene e funziona e lavora perfettamente. Ora, viste queste caratteristiche, guardiamo come si comporta. Proviamo a fare qualche lavoretto su un pezzo di legno utilizzando diversi tipi di grana. Quindi proviamo a levigare questo listello. Sto utilizzando inizialmente una grana 60 ed una batteria da 2 ampere. Poi proviamo anche con la batteria da 4 ampere per vedere se ha un comportamento differente e eventualmente facciamo una prova anche con una grana diversa. Quindi e allora, sicuramente, come vedete, è riuscito a rifinire la superficie, anche se non è molto aggressiva. Nonostante abbia utilizzato una grana grossa, comunque non ha fatto un lavoro, diciamo, molto aggressivo. Io per ora l'ho utilizzata più che altro sulla plastica e per togliere della vernice che era quasi sollevata da una superficie in legno, quindi non mi sono reso conto al 100% delle sue prestazioni. Riesce sicuramente a lavorare perché tra questa parte e questa parte c'è differenza, però non è molto aggressiva come potrebbe essere una a corrente elettrica alternata. Facciamo la prova ora anche con la batteria da 4 ampere, vediamo se con questa riusciamo a lavorare meglio. Allora, già mi accorgo che questa parte, la batteria ovviamente ostacola un pochettino nell'impugnatura. Nel caso in cui lavoriamo in questo modo abbiamo questo ostacolo, insomma non è sicuramente il massimo, però se la impugniamo dall'alto oppure lateralmente non dà fastidio. Allora, anche in questo caso non abbiamo avuto risultati eccezionali. Sembra, può essere poi un effetto placebo, ma sembra che sia un poco più aggressiva, più energica, però non mi ha fatto fare wow. Quindi sulla plastica invece va benissimo. Ho levigato dei tubi che devo verniciare per renderli più opachi, dei tubi in plastica, e effettivamente in quel caso ha lavorato molto molto bene. Poi un altro piccolo dettaglio, guardate, rimuovendo la carta abrasiva già si sta staccando il velcro. Quindi nel caso in cui vi accorgiate di questo difetto aggiungete un pochettino di colla, vedete voi. E allora riapplichiamo quindi la carta abrasiva e continuiamo, ma su quest'altro pezzo di legno. Ma voglio farvi vedere però un particolare che mi sono dimenticato di farvi notare. Nella parte frontale qua in alto abbiamo anche l'indicatore del livello di carica di batteria, che una volta acceso l'utensile ci indicherà ancora quanto abbiamo come carica. Come vedete abbiamo 3 LED su 3, il LED rosso indica che è completamente scarica, giallo una carica intermedia e verde invece completamente carico, e si può vedere solamente azionandolo, quindi bisogna premere comunque il tastino. Ok, poi un'altra cosa, da questa parte abbiamo un doppio velcro. Scusatemi se non vi so dare informazioni più dettagliate, però su questo non sono preparato, quindi rimettiamo questo. Mettiamo di nuovo la carta abrasiva, sempre grana 60, e proviamo su quest'altro pezzo che, essendo in questo caso di colore marrone, ci fa rendere conto ancora di più della capacità di lavoro. Quindi ok, qua peccato che si scolla così facilmente, ma continuiamo a vedere come si comporta, sempre adesso con batteria da 4 ampere, poi proviamo anche con la batteria da 2 ampere. E allora qua ci rendiamo conto ancora di più. Come vedete si riesce effettivamente a sverniciare. Io vi do le mie impressioni, non voglio né scoraggiarvi né incoraggiarvi, però guardando questo pezzo potete capire se per voi va bene questo tipo di risultato. Ora proviamo con la batteria da 2 ampere e poi facciamo la prova anche con l'aspirapolvere, perché come vedete per ora sto facendo in modo che si accumuli tutta la polvere che si forma sul bancone per poter fare poi un confronto. Quindi batteria da 2 ampere.
Ok, dai, sì, ragazzi, ho tolto tutta la vernice di colore marrone. Non ho notato differenze fra 2 e 4 A. Ovviamente l'unica differenza poi sarà sull'autonomia, perché con una batteria da 4 A avremo più autonomia. Però da color marrone l'abbiamo portato a color legno in pochissimo tempo, anche se è uno spazio limitato, però comunque sembra che stia funzionando. Ora proviamo a collegare l'aspirapolvere e vediamo come si comporta e se riesce a funzionare bene questo sistema di aspirazione. E allora, l'aspirazione funziona. L'utensile è riuscito a togliere la vernice dalla superficie, a levigare leggermente questo legno. Al tatto si nota un pochettino di più la differenza tra la zona trattata e la zona non trattata. Quindi la zona estrema, questa e quest'altra parte che ho fatto adesso. Però, come ho detto poco fa, mi immaginavo un'aggressività maggiore. Proviamo anche con una grana fine. Questa è una grana 120. Anche con la grana 120 è riuscito a rimuovere la vernice da colore marrone a color legno. Ora proviamo un pochettino sul metallo verniciato e proviamo a sverniciarlo. E allora utilizziamo questo pezzo di metallo verniciato di colore bianco, però ci tengo a farvi notare che di per sé la superficie non è regolare, l'ho verniciato apposta per fare questa prova. E quindi in alcune zone potrebbe non raggiungere la parte sottostante, perché questo è un tipo di vernice ovviamente molto più resistente di quello dello spray, e per il tipo di utensile penso che sia più indicato per rimuovere delle vernici leggere. Poi da vedere, vedremo adesso. Io sto facendo la prova per la vernice con la bomboletta, ma se riesce a togliere anche questa vecchia vernice da questo tubo, allora sarà promossa. Vediamo. E allora, ragazzi, guardate, considerando che questo è un foglio di carta abrasiva 120 e che non è per il metallo, il risultato già mi piace, quindi proviamo con una grana 80, vediamo. Ragazzi, ha portato il metallo quasi a metallo vivo, togliendo lo stato di ruggine, diciamo, un po' esagerata come richiesta, perché è molto arrugginito, malandato. E allora arriviamo alle conclusioni. Innanzitutto, perché comprare una smerigliatrice di questo tipo a batteria? Non lo so, se avete deciso di comprarla a batteria vuol dire che vi serviva un utensile che vi permettesse di raggiungere alcuni punti senza essere vincolati dal cavo elettrico. In questo caso si ha più libertà di utilizzo, quindi spiegato motivo numero 1, che sicuramente risponderà a tanti commenti sotto nella sezione dei commenti, nella quale vi invito a scrivere, che chiedono sempre perché comprare la batteria. Non è meglio a corrente elettrica? Sì, è meglio a corrente elettrica se abbiamo la possibilità di collegare la corrente elettrica. Se stiamo facendo un lavoro, per esempio nella casetta in campagna, e allora in quel caso non abbiamo l'alimentazione, con questa ci sbrighiamo. Le prestazioni. Non lo so sinceramente se le prestazioni sono quelle che deve avere un utensile di questo tipo, perché stiamo parlando di 12 volt e effettivamente è riuscita a lavorare, quindi è riuscita a rimuovere la vernice da questo pezzo, è riuscita in parte anche a lavorare su quest'altro pezzo che era ruvido e malandato in alcune zone, invece come vedete dove sono passato un pochettino più chiaro, però non è stata molto aggressiva, quindi nonostante la carta abrasiva grana 60, insomma le venature sono ancora sporgenti, si sentono al tatto, quindi avrei voluto lisciarla un pochettino meglio. Sul metallo invece
luce, con mio stupore, anche se la carta non era per il metallo, insomma è stato solo un esperimento, è riuscito a lavorare molto bene, togliere la vernice che c'era prima applicata col pennello, quindi una vernice robusta fatta per stare in esterno, e ovviamente anche quella con la bomboletta spray, che erano un paio di mani semplicemente per colorarla. Quindi comunque sicuramente come utensile funziona. Se dovete fare alcuni lavori dove non avete l'alimentazione elettrica, staccatevi, sicuramente può esservi utile. C'è però da vedere per quale motivo in questa mia si è staccato il velcro, semplicemente tirandolo in questo modo, cioè io, guardate, stacco la carta e si separa, quindi dovrò mettere della colla oppure provare a farla sostituire con un'altra, perché così non va bene, non si può utilizzare in questo modo se si stacca tutto. E devo anche capire perché c'è questo doppio strato di velcro, cioè qua e qua. È possibile separarlo in questo modo. Comunque la parte appuntita permette di raggiungere zone difficilmente raggiungibili, quindi se stiamo levigando all'interno di un cassetto, con questa possiamo raggiungere l'angolo e possiamo lavorare, perché non è a 90 gradi, quindi possiamo lavorare anche su angoli un pochettino più stretti, quindi comoda da questo punto di vista. Effettivamente per quanto riguarda la comodità è valida, si preme il tastino nella parte frontale senza stare a cercare il tastino on e off, quindi poter accendere e spegnere, si preme e si avvia direttamente, si preme di nuovo e si riaccende. Mi sarebbe piaciuto se una volta premuto il tasto, come in questo caso, all'inserimento della batteria non si avviasse e invece si accende. Quindi vabbè, comunque sono piccolezze. Alla fine, diciamo, se si risolve questo problema e se ci si accontenta di queste prestazioni, potrebbe essere un prodotto valido. Non vi dico né di comprarlo né di non comprarlo, avete visto le prestazioni, avete capito quali sono le caratteristiche eccetera, e valutate voi se può esservi utile o meno. Eventualmente, se la trovate ancora, acquistatela. Io però vi lascerò dei link giù nel primo commento nella descrizione di prodotti simili, così se cercavate un utensile di questo tipo e non l'avete trovato, eventualmente valutate quello che vi propongo. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi di nuovo nel mio canale, vi invito a mettere mi piace, cliccare qua giù sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella anche per attivare le notifiche. Ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.